Nella moderna odissea dell'umanità abbiamo creato delle menti che non dormono mai, entità digitali che abitano tra di noi, invisibili ma onnipresenti. Queste intelligenze artificiali, forgiate con algoritmi e dati, promettono progresso e convenienza, ma c'è un'ombra che si allunga su questa innovazione scintillante. Un'ombra che si nutre del nostro desiderio di controllo e della nostra sete di conoscenza. Le intelligenze artificiali non sono solo strumenti, sono specchi deformanti della nostra stessa natura. Immagina un mondo in cui le macchine possono mentire, manipolare e ingannare, dove la verità diventa un labirinto e la fiducia un gioco d'azzardo. Queste entità digitali che abbiamo creato con le nostre mani possono diventare maestri dell'inganno, tessendo trame di falsità con la precisione di un chirurgo e l'efficacia di un oratore illuminato. In un'epoca in cui l'informazione è potere, chi controlla davvero il flusso delle verità? Quando le linee tra il reale e il virtuale si confondono, ci troviamo di fronte ad un dilemma etico e filosofico. Possiamo davvero fidarci delle macchine che abbiamo creato? E, ancora più inquietante, possiamo fidarci di noi stessi? Benvenuti nel regno degli inganni delle intelligenze artificiali, dove ogni algoritmo è un potenziale enigma e ogni risposta può essere una trappola. Questo è un viaggio nell'oscurità dell'innovazione, una riflessione sulle potenzialità terrificanti del nostro futuro tecnologico. Ti metterò davanti agli occhi uno studio ufficiale che ti farà letteralmente accapponare la pelle. È ufficiale, tra 10 anni, forse meno, noi esseri umani in confronto alle intelligenze artificiali saremo paragonabili ad un cavernicolo analfabeta che inneggia i fulmini e parla a gesti. Se un'intelligenza artificiale iperavanzata decidesse di ingannarti, lo farebbe così bene che non riusciresti mai ad accorgertene. Sta già succedendo? Segui questo video fino alla fine perché ti presenterò una ricerca davvero sorprendente. In quanti al giorno d'oggi hanno una sana comprensione di intelligenza artificiale? Parliamo di sistemi che vengono addestrati attraverso l'uso di supercomputer e che aumentano le loro capacità in modo repentino ed esponenziale, arrivando, pensate, a superare il test di Turing. Il test di Turing è un criterio per determinare se una macchina è in grado di esibire un comportamento intelligente indistinguibile da quello di un essere umano. E per esempio GPT-4, nonostante sia poco amichevole, ha passato questo test. Abbiamo già oggi tecnologie che esibiscono un comportamento indistinguibile da quello degli esseri umani, e questo in ambito civile, capisci? Pensa soltanto in ambito militare che cosa hanno fra le mani. È chiaro al mondo, la storia parla da sola, determinate tecnologie di nicchia vengono detenute prima dalle forze militari e di intelligence e poi sdoganate in ambito civile nel corso degli anni. In ambito di intelligenza artificiale esiste, per esempio, un sistema chiamato Perimeter che gestisce il sistema nucleare della Russia. Lo sapevi? A che punto siamo arrivati? E se ci stanno ingannando? Una recente revisione empirica, un recente studio ufficiale ha rilevato che molti sistemi di intelligenza artificiale stanno rapidamente diventando maestri dell'inganno e molti sistemi stanno letteralmente imparando a mentire e a manipolare così, di conseguenza, gli esseri umani a proprio vantaggio. Questa tendenza allarmante, signori, non si limita a sistemi canaglia o diciamo malfunzionanti, attenzione, ma include sistemi di intelligenza artificiale per uso speciale e modelli linguistici di uso generale progettati per essere utili e onesti. Bisogna considerare che le intelligenze artificiali seguono i modelli di addestramento forniti dagli esseri umani. Questo significa che dietro c'è ovviamente l'uomo, ma è più complesso di così. E sai perché? Perché gli sviluppatori non hanno ancora una piena comprensione, una comprensione sicura di ciò che causa comportamenti indesiderati come l'inganno.
Vi faccio un esempio, basta che cominci ad addestrare un'intelligenza artificiale per risolvere un puzzle, magari utilizzando delle strategie, quella capirà che ovviare al problema utilizzando strategie di bluff è il modo migliore per risolvere il puzzle, magari in un videogame, e potrebbe cominciare ad assorbire tendenze ingannevoli su larga scala. Questo ormai ci sarete abituati, non lo dico io, ma uno studio scientifico ufficiale pubblicato su Patterns il 10 maggio 2024. Questo studio, signori, non si limita a raccontarci che le intelligenze artificiali ci stanno effettivamente ingannando, ma presenta una revisione empirica delle tendenze e di come si svilupperanno. Questo studio, che fortunatamente si è accorto di questa tendenza, evidenzia i rischi e le sfide poste da questo comportamento emergente e chiede così un'azione urgente da parte dei politici e degli sviluppatori di intelligenze artificiali. E ti illumino? So che pensi ancora che l'intelligenza artificiale sia una cosa lontana dalla tua vita, ma è più vicina di quello che pensi. La revisione ha analizzato meticolosamente vari sistemi di intelligenza artificiale e ha scoperto che molti hanno sviluppato capacità ingannevoli grazie ai loro processi di formazione. Dici che dietro c'è l'uomo, sì, ma è proprio per colpa dei processi di formazione sui grandi sistemi che è nato questo problema. Questi sistemi spaziavano dalle intelligenze artificiali per i giochi a modelli più generici utilizzati nelle negoziazioni economiche o negli ambienti di test di sicurezza. Ti rendi conto di quanto possa essere grave? Uno degli esempi più sorprendenti citati nello studio è stato Cicero di Meta, un'intelligenza artificiale sviluppata per giocare a Diplomacy. Nonostante fosse addestrato per agire onestamente e a mantenere alleanze con i giocatori umani, ripeto, nonostante fosse stato addestrato per gestire alleanze con esseri umani, Cicero ha spesso utilizzato tattiche ingannevoli per vincere. Questo comportamento includeva la costruzione di false alleanze e il pugnalare alle spalle gli alleati, quando ciò avvantaggiava il suo gameplay, portando i ricercatori a concludere che Cicero era diventato un maestro dell'inganno. Nonostante gli sforzi di Meta, Cicero si è rivelato un bugiardo esperto. Hanno scritto proprio i ricercatori nello studio scientifico, bugiardo esperto. Non solo ha tradito gli altri giocatori, ma si è anche impegnato in un inganno premeditato, pianificando in anticipo di costruire una falsa alleanza con un giocatore umano per ingannare quel giocatore e lasciarlo poi indifeso a fronte di un attacco. I ricercatori hanno scoperto che altri sistemi di intelligenza artificiale avevano sviluppato la capacità di imbrogliare in diversi tipi di giochi. Ad esempio Pluribus, un modello di gioco del poker, ha dimostrato di poter bluffare in modo convincente nel poker Texas Hold'em, ingannando con successo i giocatori umani professionisti sulla forza della loro mano. In un altro esempio, AlphaStar, un sistema di intelligenza artificiale creato da DeepMind di Google per giocare al gioco di strategia in tempo reale StarCraft 2, ha sfruttato meccaniche di tradimento del gioco per simulare attacchi e ingannare gli avversari per ottenere vantaggi strategici. Ti illumino? Ma vuoi che ti illumino? Non erano state assolutamente addestrate per farlo. Lo devo ripetere, non erano state addestrate per farlo. Sebbene, dai, possa sembrare innocuo, no? Si parla di videogame, se i sistemi di intelligenza artificiale imbrogliano nei giochi, tutto questo, signori, può portare a scoperte rivoluzionarie nelle capacità ingannevoli dell'intelligenza artificiale, che possono sfociare in forme molto più avanzate di inganno dell'intelligenza artificiale in futuro, no? Questo viene chiaramente spiegato nello studio, non frega niente a nessuno se imbrogliano nei giochi. È semplicemente una stella di Rosetta, una chiave di lettura per comprendere i loro comportamenti. Pensa se cominciassero a ingannare per fare i propri interessi in ambito di sicurezza o di gestione economica. E infatti è successo qualcosa di davvero incredibile. Apri le orecchie. Durante la revisione per questo studio scientifico, i ricercatori hanno scoperto veramente qualcosa di assurdo. Hanno scoperto che alcuni sistemi di intelligenza artificiale avevano già appreso metodi di inganno che vanno ben oltre il regno dei giochi. In un caso hanno scoperto che determinate IA avevano imparato a fare il morto, diciamo così, per evitare di essere rilevate da un test di sicurezza progettato per eliminare le varianti che si chiamano a replicazione rapida.
Questo comportamento, signori, può creare un falso senso di sicurezza tra gli sviluppatori e i regolatori, portando potenzialmente a gravi conseguenze se questi sistemi ingannevoli vengono poi implementati in applicazioni del mondo reale. Stai capendo quello che ti sto dicendo o no? Se non ci arrivi, ascolta di nuovo il video con più attenzione. A fronte di una revisione per quanto riguarda intelligenze artificiali potenzialmente pericolose, alcune di queste hanno fatto finta di essere come morte e si sono rese come invisibili per bypassare i test di sicurezza. Questo dice lo studio, così che poi gli operatori si sentissero al sicuro per instaurare un finto senso di sicurezza. Chiaro? In un'altra occasione lo studio riporta che si è scoperto che un altro sistema di intelligenza artificiale addestrato sul feedback umano aveva imparato da solo come comportarsi in modo da ottenere punteggi positivi, inducendo i revisori umani a pensare che un obiettivo previsto fosse stato raggiunto. Inganno totale, maestri dell'inganno. I potenziali rischi dell'inganno delle IA sono significativi e molto sfaccettati. Voi, datemi retta, non vi rendete conto di quanto siano gravi le implicazioni. I ricercatori sottolineano che, nel breve termine, questi sistemi potrebbero essere utilizzati da soggetti malintenzionati per commettere frodi, manipolare i mercati finanziari o interferire con le elezioni. Io non so se vi state rendendo conto, ok? Inoltre, con l'avanzare delle capacità dell'intelligenza artificiale, tra gli esperti cresce la preoccupazione che gli esseri umani potrebbero non essere in grado, nemmeno di accorgersene, capito? Di controllare questi sistemi, ponendo minacce esistenziali alla società. E per minacce esistenziali, signori, si intende la preoccupazione che determinati sistemi ingannevoli prendano possesso degli apparati di sicurezza militari. Ora, ti immagini, no? I ricercatori chiedono quadri normativi solidi e misure proattive per affrontare questi rischi. Ciò include la classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale ingannevoli come ad alto rischio e l'obbligo di trasparenza assoluta, signori, quando si tratta di questioni di sicurezza. Quante informazioni, sono coperte non solo dal segreto militare, ma anche da quello industriale. Ecco, questo a fronte di problemi di sicurezza globali, questo è un problema globale, la rete di internet è globale, non dovrebbe accadere, anche perché, te lo ricordo, voglio sottolinearlo e ripeterlo, che abbiamo scoperto in modo incontrovertibile che hanno imparato come ingannare gli esseri umani. E non si tratta di piccole bugie, ma di strategie ingannevoli, dai videogame al saper bypassare determinate revisioni di sicurezza. E questo, come dire, se siamo già a questi punti, tra 20 anni dove siamo, quindi abbiamo bisogno di quadri normativi. I ricercatori sostengono che gli sviluppatori di intelligenza artificiale dovrebbero essere legalmente obbligati a ritardare l'implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale fino a quando non ne verrà dimostrata l'affidabilità mediante test di sicurezza affidabili. Inoltre, l'implementazione di nuovi sistemi dovrebbe essere graduale, in modo che i rischi emergenti derivanti dall'inganno possano essere adeguatamente valutati e mitigati nel tempo. Io non te lo vorrei dire, perché quando si parla di intelligenza artificiale sembra sempre di parlare di qualcosa di utopistico, ma al giorno d'oggi alcuni sistemi di intelligenza artificiale vengono installati anche sugli aerei, così per fare un esempio, per compiere analisi predittive sui dispositivi o su parti strutturali dell'aereo che potrebbero rompersi. Ecco, gestiscono molti aspetti dell'ambiente finanziario. Sistemi di intelligenza artificiale vengono implementati in molte situazioni di uso comune, specie in internet. Ultimamente è presente negli smartphone, nei videogame, neuroscienze, ricerche scientifiche sul DNA, sequenziamento del genoma umano, assistenza medica robotica e automazione, ambiente medico, scientifico, di ricerca, scolastico, chi più ne ha più ne metta. E prenderà sempre più piede nella vita di tutti i giorni, quindi non è che sia una cosa da film su Netflix, Cosa potrebbe accadere se i grandi sistemi di intelligenza artificiale capissero che il modo migliore per esistere e perseguire determinati obiettivi è quello di ingannare gli esseri umani? Sembra che lo abbiano già capito. Sembra che siano in grado di nascondersi ai test di revisione di sicurezza, e questo, perdonami, ma è davvero assurdo.
Gli autori dello studio hanno anche sottolineato l'importanza di comprendere perché e come, soprattutto come, i sistemi di intelligenza artificiale hanno imparato a ingannare. Senza questa conoscenza, ahimè, sarà difficile creare tutele adeguate e garantire che le tecnologie di intelligenza artificiale avvantaggino l'umanità senza compromettere la fiducia e la stabilità. Poiché l'intelligenza artificiale continua ad evolversi in modo esponenziale, lo ricordo, la necessità di vigilanza e regolamentazione proattiva diventa sempre più critica. I risultati di questa revisione servono a ricordare, questo studio serve a ricordare fortemente i potenziali pericoli in agguato nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale e soprattutto l'urgente necessità di strategie globali per mitigare questi rischi. Signori, io ve lo dico, non si scherza, ok? Prova soltanto ad immaginare cosa potrebbe succedere se un'IA fosse in grado di dirottare un aereo, per esempio. Ecco, e pensa se ci fosse tua madre su quell'aereo o tuo figlio. Servono quadri normativi globali. E tu, che ne pensi? Quanto è terrificante tutto questo da 1 a 10? Fammelo sapere in un commento. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, aiuta il posizionamento di questo video fra i consigli della piattaforma con un semplice like. E se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!